Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo quali saranno le tendenze energetiche lavorative per il mese di maggio e iniziamo con il segno dei gemelli. Io, come dico sempre ragazzi, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video troverete il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate altri link a video che potrebbero essere interessanti per voi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con un 2 di coppe, il Papa, l'8 di bastoni e un re di coppe. Allora, questo 2 di bastoni mi fa ben sperare, nel senso che se per caso foste persone senza un lavoro, ci potrebbe essere un accordo agli inizi di maggio con qualcuno, adesso poi andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, non escludo che magari per qualcuno potrebbe essere la persona di interesse, perché è un 2 di coppe e quindi potrebbe anche esserci magari ehm, il o la vostra partner che insomma vi dà una mano, vi offre un lavoro o con la quale o il quale si decide di iniziare una collaborazione. Questo è per pochi, diciamo che in linea di massima c'è una sorta di accordo, anche potrebbe essere un incontro, magari proprio lavorativo, magari qualcuno, se non avete lavoro, viene chiamato appunto per avere un incontro, per parlare magari del curriculum. La cosa positiva è che essendoci il Papa si parla di contratti, si parla di riconoscimenti, di aumenti di ruolo, anche se fosse per esempio un aumento di livello o magari vi potrebbero proporre un posto, diciamo in alto nella scala gerarchica, perché quando comunque c'è il Papa è una persona che guida le masse, ok? Quindi si può trattare veramente di un posto anche pubblico. Potrebbe anche essere un posto pubblico, magari riconosciuto proprio da molta gente, non solo all'interno di un'azienda, ma potrebbe anche essere qualcosa di più, insomma. L'otto di bastoni è una bellissima carta perché parla in primo luogo di un'energia molto veloce ed è una carta che parla di movimenti positivi. Potrebbero anche essere persone o notizie che arrivano, sta di fatto che poi alla fine c'è un re di coppe, che è una carta che definisce che qualche cosa è arrivato a maturazione. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo un 6 di spade e la temperanza. È come se vi doveste staccare da certe idee, da certi pensieri, perché il 6 di spade è sempre una carta che fa riferimento alle credenze limitanti, fa riferimento a tutto quello che è il passato, anche l'infanzia un po', diciamo in questo caso i pregressi, perché siamo su una questione lavorativa, quindi tutto quello che sono i pregressi anche un po' traumatici che avete vissuto o tutte le idee che vi siete fatte in passato, è come se doveste lasciarli andare. Ritornati in equilibrio. Con la carta della temperanza si parla anche di pazienza ed è una carta che parla anche di guarigione. Quindi ho come l'idea che una volta lasciati indietro questi pensieri limitanti, riuscirete a trovare veramente un equilibrio interno di tipo diverso rispetto a prima. Potrebbe anche essere un equilibrio con un'altra persona, se per esempio fosse un collaboratore, potrebbe anche essere che si riesce a trovare un nuovo equilibrio con questa persona. Andiamo a vedere il Papa perché qua si parla di contratti, di promozioni, come vi... 9 di pentacoli e il mago, ragazzi, abbondanza, prosperità, amor proprio, denaro, eredità anche per qualcuno, se fosse un'azienda familiare potrebbe essere che qualcuno vi lasci la propria azienda, appunto uno zio, magari un padre, insomma,
un nonno anche, per qualcuno è il nonno. E, e avete questo mago, nuovi inizi. Wow, direi che questo gruppo di carte è fantastico. Datevi tempo fino alla metà, fino al 15-20 di maggio e lì inizierete a vedere che le cose si muovono. Se questo Papa, per dire, non dovesse arrivare da solo, ecco, il mago vi invita a lavorare con la legge di manifestazione e di attrazione per spingere un pochettino le cose. Andiamo a vedere questo 8 di bastoni. Qua un'altra carta di contratto, 4 di bastoni, ragazzi, collaborazioni, stabilità, festeggiamenti e per qualcuno matrimonio, eh. Guardate, avete il 2 di coppe, il Papa e il 4 di bastoni. Per qualcuno può veramente essere un'azienda familiare di coppia tra voi e il vostro partner. Per qualcun altro l'azienda familiare dei genitori o dei nonni, appunto. Però qui ho come la sensazione che è come se ci fosse un nuovo inizio all'interno della relazione dove è coinvolto anche la situazione lavorativa. Ovviamente questo è per pochi. Andiamo a vedere un'altra carta per l'otto di bastoni. Wow, un'altra volta il Papa e il 10 di spade al contrario. Ragazzi, direi che maggio per voi è un periodo idilliaco, se vogliamo, per il lavoro. Ci sono aumenti di stipendio, soldi che arrivano inaspettatamente, inizi di nuovi tipi di percorsi, riconoscimenti, veramente contratti, festeggiamenti e il 10 di spade al contrario mi dice che si sta chiudendo un ciclo che magari fino ad adesso è stato un po' diciamo patito con qualche sacrificio. Andiamo a vedere il re di coppe, 2 di pentacoli, 5 di pentacoli e il carro. Allora, il re di coppe, come vi dicevo già prima, è un'energia di una persona che è matura, le cose sono arrivate a maturazione, o se foste voi, ipotesi, adesso lì dipende da come ognuno risuoni, però ho come l'idea che sia la vostra capacità di mantenere in piedi più cose. Fate attenzione perché potrebbe essere drenante da un punto di vista sia economico che energetico, perché c'è comunque un 5 di pentacoli che è una carta che indica una perdita finanziaria. In questo caso potrebbe magari esserci qualche investimento di troppo. Qualcuno è magari per delle strumentazioni, per delle attrezzature nuove, per dei mezzi di trasporto. Mi parlano mezzi di carico e scarico, quindi potrebbero essere veramente dei mezzi tipo camion, quelle cose lì. Adesso io non me ne intendo molto, quindi non vi so dire le classificazioni camion, bilico e quelle cose lì, però capitemi. Però ecco, c'è comunque la vostra piena capacità di dare una direzione alla vostra vita lavorativa, al vostro progetto o se fosse una collaborazione appunto alla relazione che si sta creando. Mm? Guardate, sono carte molto belle, soprattutto è interessante perché avete sia una carta di abbondanza economica che una carta di perdita economica, quindi fate attenzione perché potrebbe esserci appunto o qualche spesa imprevista, tipo il meccanico, cose di questo genere, o qualche investimento da fare un po' troppo importante che però vi può permettere di migliorare, di avanzare nel vostro lavoro. Andiamo a vedere ancora una fatina. E anche lì, ragazzi, se siete senza lavoro, qua ho veramente tante carte di contratto. E il fatto che ci sia il 5 di pentacoli è perché magari potrebbe essere che appunto dobbiate investire, non lo so, per esempio se il lavoro è a tanti chilometri di distanza e avete paura che, non lo so, la vostra macchina vi abbandoni perché è del 1500, ecco, potrebbe essere magari necessario per riuscire ad andare a lavorare, investire in un mezzo di trasporto o nei mezzi di trasporto. C'è qualche cosa lì con gli spostamenti che può portarvi qualche spesa in più. Allora, abbiamo musica. Ascolta attentamente perché possono esserci messaggi nella musica che ascolti. E vi dice che la musica può, diciamo, far vibrare l'anima e riportarvi alla mente memorie
che apparentemente, insomma, sono state dimenticate. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con una vostra iscrizione, con una donazione, ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che sostengono il canale, grazie anche alle persone che si sono abbonate. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della bilancia. Andiamo a vedere anche per voi l'energia disponibile. Io, come dico sempre ragazzi, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate un link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate anche altri link a video che potrebbero essere interessanti e sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, abbiamo l'imperatore al contrario, la regina di spade, la morte e un fante di bastoni. Allora, il fatto che ci sia l'imperatore al contrario e dopo la regina di spade mi dà un po' la sensazione che qualcuno potrebbe cambiare lavoro, potrebbe decidere di cambiare lavoro. Se questo non fosse il vostro caso, ho come l'idea che all'inizio di maggio la situazione lavorativa potrebbe essere un po' altalenante, un po' incerta, ecco. E vedendo poi anche questa regina di spade mi viene da dire che le carte vi consigliano un po' di fare un programma, di pensare a livello logico cosa si può fare per uscire da questa sorta di, diciamo, precarietà. Mm? Per qualcuno non è una precarietà nel senso che non sia lavoro, ma è una precarietà, se per esempio, ipotesi, siete autonomi, ecco, con la carta dell'imperatore potrebbero esserci dei momenti, magari verso l'inizio di maggio, che vi fanno venire dei dubbi, magari perché non lavorate molto, magari perché non entrano ordini, c'è qualcosa che vi rende un po' titubanti, un po' dubbiosi. E appunto poi avete la regina di spade e la carta della morte, quindi o avete bisogno di tagliare letteralmente magari un prodotto all'interno della vostra azienda, magari un'attitudine, perché comunque quando c'è la morte si parla sia di pensieri ma anche di attitudini comportamentali, oppure proprio una persona. Se per esempio fosse un collaboratore o un dipendente, per qualcuno, ragazzi, ci potrebbe essere la necessità di rinnovare le energie all'interno dell'azienda. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere l'imperatore. Torre, temperanza e 10 di spade. È come se fossero caduti certi equilibri, ragazzi. Anzi, come, visto che maggio deve ancora venire, come se dovessero cadere certi equilibri. Ma perché? Perché quando c'è la carta della torre si parla sempre di ego. Quindi o avete avuto, diciamo, l'asticella troppo alta con questa persona, con questo lavoro, con questo prodotto, con la mole di ordini che vi sarebbe dovuta arrivare, eh, oppure ho anche la sensazione che abbiate messo troppa carne al fuoco per qualcuno. C'è bisogno di tagliare qualcosa, ok? Avete la regina di spade. In realtà, avendo la carta della temperanza, è come se una sorta di equilibrio bisognasse ricostruirlo, perché qui abbiamo un 10 di spade, di nuovo una carta di chiusura cicli. È un po' come se ci volesse pazienza per questo periodo, per questa chiusura. Andiamo a vedere la regina di spade di che cosa ci parla. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e un giudizio. Allora, vi dico che la regina di spade potrebbe essere la vostra energia e quindi la necessità di fare dei piani, dei programmi, delle liste, dei conti anche, oppure potrebbe essere una persona, ragazzi, che vi aiuta in questa sorta di instabilità che si vede qui. Perché? Perché c'è un cavaliere di pentacoli che quindi è una persona che viene ad aiutarvi a farvi un'offerta, magari anche offrirvi del denaro,
e con la carta del giudizio è come se ci fosse una telefonata, una chiamata, una notizia da parte di qualcuno. È una carta del giudizio, quindi può anche essere qualcuno che non vediate da tempo, o può anche essere qualcuno a cui siate legati a livello karmico. È comunque una regina di spade, quindi è una persona tendenzialmente fredda, potrebbe essere un segno di aria, quindi gemelli, bilancia o acquario, se non siete voi stessi appunto. Andiamo a vedere la morte, perché comunque il 10 di spade è l'arcano minore della morte. Allora abbiamo un 4 di spade e un 2 di spade. È come se aveste bisogno di togliervi dei dubbi. Datemi un'altra carta per il 4 di spade. Asso di coppe. È come se sì, dovete togliervi dei dubbi per quello che riguarda, diciamo, il cambiamento che vorreste fare. Perché qui appunto c'è un 2 di spade che è una carta che vi dice che non riuscite a vedere tutto in modo chiaro, ma c'è anche un bellissimo asso di coppe che parla di un inizio. Ed è vero che la morte è una carta di rigenerazione. Andiamo a vedere anche il fante di bastoni. Carro, 2 di pentacoli, ruota della fortuna, appeso e papa nuovamente. No, scusate, qui avevate l'imperatore. Tanti arcani maggiori, devo dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcani maggiori avete sotto. 8 con l'imperatore qui. Ragazzi, ho la sensazione che qui vi dicano di non dover, cioè, allora, se siete voi titolari dell'azienda, ipotesi, potrebbe esserci questo cambio anche generazionale, cioè nel senso una persona che era all'interno, che aveva un certo tipo di potere e che non ha più, che non è più così stabile, così, che non vi dà più la sicurezza di prima, potrebbe essere, diciamo così, soppiantato da questo fante di bastoni. Diversamente, se fosse un'azienda familiare, ipotesi, ho come l'idea che ehm, per, se vogliamo, superare questo momento di reset della torre, non vi serva cercare molta gente da assumere, ma è come se potrebbe essere un figlio. Comunque c'è questa persona, perché? Perché vi dico che non vi dovete spostare per cercare la soluzione, perché arriva praticamente. È qualche cosa che voi ancora non vedete, non riconoscete, infatti qui avete un 2 di spade, ma potrebbe veramente essere una persona vicino a voi che vi viene in aiuto in questa situazione lavorativa, in questa situazione che all'inizio di maggio sembra essere un pochettino instabile. Ma qui con queste due carte c'è bisogno di lasciare indietro qualche cosa. Ho come l'idea che sia un prodotto. Fatemelo sapere poi nei commenti. Se invece ragazzi non avete lavoro, anche lì ho come la sensazione che dobbiate un attimino cambiare attitudine. Probabilmente avete un modo di porvi che non vi fa sembrare sicuri di voi stessi, una cosa del genere. E poi un'altra sensazione che ho è che dobbiate comunicare di più, che dobbiate insistere di più. Anche lì, se per esempio state mandando dei curriculum, perché le aziende cercano, ipotesi, continuo a vedere una lista di nomi con le email, quindi è come se mi dicessero di dirvi di prepararvi proprio un elenco di aziende, cioè proprio andate su pagine bianche o pagine gialle, vi tirate giù tutta una serie di aziende inerenti magari al vostro settore di riferimento, non lo so se siete cuochi, sarà ristorazione e settore hotel e via dicendo, e di mandare il curriculum a raffica. Sono sicura che non vi dovrete spostare, che qualche cosa arriverà lì vicino a voi, anche se non lo sento ancora per maggio.
Ho come la sensazione che maggio sia più un periodo di ok, cambiamo stile, fino adesso non ha funzionato, proviamo in un altro modo, cambiamo attitudine, proviamo a fare un piano d'attacco. Però ragazzi qua si sblocca qualche cosa con l'appeso. Diciamo che c'è la ruota del karma, la ruota della fortuna, scusate, che è associata al karma e anche il 2 di pentacoli, quindi io qui ho come la sensazione che ci sia qualche tipo di ciclo, perché abbiamo carte di fine, di reset, carta di trasformazione, abbiamo un asso qui che è una carta di inizio, anzi, due carte di karma, 3 con il 2 di pentacoli. Quindi ho come l'idea che sì, appunto, questa persona sia molto vicino a voi, se non a livello fisico, a livello animico, perlomeno. Però ecco, essendo un fante, è una persona giovane e se per caso siete del filone di cui ho accennato all'inizio che vuole cambiare azienda, con la carta della morte e l'asso di coppe c'è un nuovo inizio, c'è un nuovo entusiasmo e anche in quel senso lì sento che non vi dovrete spostare molto, non dovrete ehm, come vi posso dire? È come se aveste già l'idea in mano, dovete solo metterla in pratica. Però fondamentalmente è come se l'idea l'aveste già nella vostra testa di che cosa fare o del prossimo lavoro che andrete a fare, ecco. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere una fatina. Bella. Allora, questa fatina vi consiglia di, quando esprimete un desiderio, di desiderare in modo saggio, cioè nel senso che comunque l'universo vi porta quello che voi chiedete. Se voi chiedete un lavoretto, vi porta il lavoretto con lo stipendietto, capito cosa intendo? Quindi visualizzate un lavoro, il lavoro, ok? Che abbia tot di stipendio, che abbia i colleghi in un certo modo, che abbia l'orario in un certo modo, che sia distante tot da casa mia. E soprattutto una cosa che vi consiglia questa carta, che vi dice questa carta, è di ehm, desiderare, di esprimere i vostri desideri in modo che siano per il più alto bene di tutta la comunità, non solo del vostro, ok? E vi dice anche che poi è giusto pensare, è giusto desiderare, ma ad un certo punto bisogna anche iniziare a fare qualche cosa in modo attivo per mettere in pratica i propri desideri. E poi abbiamo questa carta che parla di intenzione pura. Quindi questa fata vi invita a manifestare i desideri del vostro cuore con una pura intenzione e per il più bene per il più alto bene di tutti, della comunità, del gruppo. Bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti o con un like o con la vostra iscrizione, con una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti anche agli amici dell'Aquario. Come dico sempre, ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se per caso non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. Trovate anche altri link a video che potrebbero essere utili e sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene ragazzi, partiamo con la carta della stella, un 8 di bastoni, un 6 di spade e un 5 di coppe. Interessante. Allora, la carta della stella mi dice che qualcuno qui sta inseguendo un sogno o sta cercando di manifestare un sogno. Nella prima parte di maggio direi che state anche lavorando duro per ottenere questo sogno. C'è tanta speranza, probabilmente qualcuno sta facendo anche dei lavori di visualizzazione, di manifestazione. C'è movimento per riuscire ad intraprendere quello che voi volete
ottenere, insomma, quello che voi volete fare. E li ho detti tutti. L'otto di pentacoli è proprio la carta che parla del lavoro, di quello che è un lavoro costante, un lavoro fatto con meticolosità. Quindi se siete senza lavoro potrebbe arrivare il lavoro, ragazzi. Potrebbe essere un lavoro dove dobbiate spostarvi, perché abbiamo anche un 6 di spade, che è una carta appunto di allontanamento. Tecnicamente è una carta che parla di allontanarsi da certe idee, ma molte volte fa anche riferimento a un viaggio, a uno spostamento di tipo fisico. C'è un 5 di coppe alla fine. Ho come la sensazione che potrebbe comunque esserci una sorta di tristezza alla fine del mese, probabilmente perché o per qualcuno spostarsi è faticoso, o perché potrebbe magari essere uno di quegli spostamenti dove dovete andare via lunedì e tornare il venerdì. Adesso lo andiamo a vedere con i mini tarocchi, però comunque ho questo 5 di coppe che mi indica un po' di tristezza alla fine del periodo. Andiamo a vedere la stella, che tra l'altro è la vostra carta. Temperanza, il contrario, è eremita. Ho come l'idea che qualcuno qui non creda di potercela fare da solo o da sola. Soprattutto se avete una nuova attività, se avete aperto da poco qualche cosa o se semplicemente state cercando di ampliare il raggio d'azione della vostra attività, ho come la sensazione che qualcuno si senta solo nell'affrontare tutto questo e ecco, potrebbe esserci una sorta di piccola paura nel non essere in grado di affrontare tutto questo. Però vi ricordo che quando c'è la carta dell'eremita avete sempre sia le conoscenze, sia le doti, sia le capacità, sia l'esperienza per affrontare questo tipo di viaggio da soli. Andiamo a vedere l'otto di denari. La forza. L'imperatrice, il 3 di coppe, il 3 di denari e gli amanti. Ragazzi, collaborazioni, festeggiamenti, unioni in armonia, soldi che arrivano, prosperità, abbondanza. Bellissimo questo gruppo di carte, bellissimo. Vedo anche dei colleghi con i quali si può instaurare un bellissimo rapporto, devo dire. Mm. Andiamo a vedere 6 di spade, andiamo a vedere perché. Carro, di nuovo una carta di viaggio. Quindi sì, ragazzi, per qualcuno o è un viaggio che potreste fare verso fine maggio, oppure è proprio uno spostamento che dovete fare per il lavoro. Ed è un po' quello, secondo me, che vi mette in crisi, perché c'è anche questo 5 di spade che porta a conflitti mentali. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 6 di coppe. Sì, io credo che per molte persone sia una questione di doversi allontanare dalla famiglia o l'intraprendere questo nuovo percorso potrebbe essere, sì, sapete, no? Quando c'è un distacco, anche solo se il figlio, ipotesi, va all'università e va ad abitare più vicino a dove studia, c'è comunque questa sorta di distacco emotivo e di conseguenza è da lì che viene la tristezza. Ma non sento che sia un periodo brutto, anzi. Prosperità, collaborazioni, festeggiamenti, movimenti, viaggi, contratti. Ragazzi, è un bellissimo periodo. Ripeto, fate solo attenzione un pochino a questa tristezza per qualche probabile distacco che potrebbe esserci. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Ok, allora questa carta vi dice che ehm, vedere è credere, c'è un detto che dice credo solo quando vedo, una cosa di questo genere, ma è anche vero il contrario, cioè se io credo qualche cosa, quindi mando quel tipo di vibrazione all'universo,
la mando così tante volte che a un certo punto si materializza e io riesco anche a vederla. Quindi è vero che prima vedo, poi credo, ma è anche vero il contrario, se lo credo, poi lo vedo. Ok, poi questa fata vi dice di guardare in un libro, che probabilmente la risposta che voi state cercando la potrete trovare in un libro. E poi abbiamo, wow, celebrazione, ve la metto qua. Perché ragazzi, c'è qualche cosa da celebrare. Molto presto o vi arriverà un invito o vi arriverà una notizia che appunto sarà da celebrare. Quindi fatemi sapere poi nei commenti quale sarà la notizia. Io intanto spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere comunque con un commento, con un'iscrizione, con una donazione. Qualsiasi tipo di supporto, ragazzi, per me è importante e di fatto voglio ringraziare le persone che sostengono il canale. Io vi mando un grosso abbraccio, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!